Tutti, prima o poi, ci siamo trovati in situazioni imbarazzanti, quelle che ripensandoci non vorresti che fossero mai accadute. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vorrei parlarti proprio di come risolvere e soprattutto affrontare una situazione imbarazzante. Insomma, a chi non è capitato di trovarsi in una piccola o grande situazione di imbarazzo, la cerniera aperta, una macchia sul vestito di cui non ti sei accorto, una conversazione che prende una piega inaspettata o anche peggio? Innanzitutto dovresti capire da cosa deriva il tuo sentirti imbarazzato. Tutti desideriamo essere accettati e vogliamo far parte di un gruppo e se questo non ci riesce, la nostra autostima subisce un duro colpo. Nel momento della situazione imbarazzante, poi, se ti sembra che tutta l'attenzione sia concentrata su di te, ma non in senso positivo, è facile che la tua reazione sia ancora più imbarazzante del fatto stesso che ti è successo. Cerca di esserne consapevole. Pensa che quando ti accade un qualcosa di imbarazzante, gli altri, se sono sufficientemente empatici, o si sentiranno anche loro un po' in imbarazzo o magari tireranno un sospiro di sollievo immaginando che poteva succedere anche a loro. Ma in pratica, se ti succede allora qualcosa di imbarazzante, tu che cosa puoi fare? Ci sono due strategie di base. La prima è far finta di nulla. La seconda è affrontare la situazione direttamente. La prima soluzione purtroppo non sempre funziona, anzi quasi mai. Il far finta di nulla si basa sul fatto che gli altri non si accorgano del problema, ma in genere gli altri se ne accorgono benissimo e non è che se tu ignori il problema di colpo, puff, sparisce. Affronta invece la situazione in maniera diretta. Di solito questa è la soluzione migliore. Ammetti il tuo imbarazzo, magari anche sorridendo, e vai avanti. A volte poi potrebbe capitarti che non è quello che ti succede ad essere imbarazzante, ma è proprio la conversazione che si sta svolgendo o i lunghi silenzi che magari la costellano. In questo caso, che tra l'altro può essere anche frequente, è importante che tu riesca ad usare tutte le tue abilità sociali. Quindi allora, cosa puoi fare? Ecco 7 utili consigli. Il primo, cerca di capire il perché del tuo imbarazzo. Il secondo, cerca di mantenere una conversazione fluente. Se la conversazione infatti procede spedita, tutti si sentono più a loro agio, te compreso. Terzo, la conversazione diventa imbarazzante perché tu sei in disaccordo con il tuo interlocutore. Cerca di capire che il suo punto di vista è sia empatico, anche lui ha le sue ragioni e comunque è una conversazione, non una gara. Quarto, non sai cosa dire? Succede. Un modo per togliersi da questo imbarazzo è ripetere, per esempio, parafrasandolo, quello che l'altra persona ti ha appena detto. Quinto e utile consiglio, sei costretto a parlare con una persona della quale sai poco o nulla. Potrebbe succedere ad una cena dove magari conosci già qualcuno, ma non tutti. Se ti trovi seduto, per esempio, vicino a una persona che non conosci, fai delle domande che siano aperte, quelle che per capirci cominciano con come o cosa e che ti permettono di saperne di più sull'altro, così da trovare dei punti in comune per proseguire la conversazione. Sesto, la conversazione che stai avendo ha delle pause un po' troppo imbarazzanti, un po' lunghe. Proponi un nuovo argomento, anche leggero, se non sopporti il silenzio. Settimo ed ultimo consiglio, e se il tuo interlocutore, che magari conosci poco, ti dovesse chiedere qualcosa di molto personale, che ti mette a disagio, tu cosa puoi fare? La cosa migliore potrebbe essere quella di essere assertivo e prendere il controllo della situazione dicendo chiaramente, ma garbatamente ovviamente,
che è un po' prematuro affrontare alcuni argomenti e se proprio non ne puoi più della conversazione, liberati con gentilezza, con una scusa tipo devo prendere da bere, mi stanno chiamando, va benissimo. Mentire, tra virgolette, in certe situazioni è accettabile, in fondo è una forma di autodifesa. Ricordati poi che sentirsi in imbarazzo è normale, ma non lasciare che questo imbarazzo ti impedisca di conoscere persone nuove e di vivere nuove esperienze. Come molte altre situazioni della vita, anche l'imbarazzo va semplicemente saputo affrontare. Prova a seguire i miei consigli e lasciami un commento con la tua esperienza. Ciao, a presto!